Abbiamo già visto in un video precedente che trovate su nelle schede quali sono i 4 punti fermi da tenere in considerazione per la scelta ottimale del condizionatore d'aria. In questo video invece ci occuperemo di un altro punto da tenere veramente in stretta considerazione per quanto riguarda la scelta di un condizionatore multisplit, quindi parliamo di prodotti dual split, trial split e via dicendo, e ci riferiamo nello specifico alla corretta scelta della potenza termica della macchina abbinata agli split interni. Sostanzialmente nella scelta di un condizionatore monosplit, una volta che abbiamo determinato il fabbisogno termico dell'ambiente, si può verificare se il monosplit che abbiamo intenzione di acquistare ha una potenza termica nominale pari o leggermente superiore al fabbisogno termico di quell'ambiente. Nel caso invece in cui andassimo a scegliere un condizionatore multisplit e in quel caso avremmo anche determinato il fabbisogno termico dell'ambiente, dobbiamo fare molta attenzione nello scegliere l'impianto, quindi l'abbinamento del motore con le unità interne, scegliendo il motore che abbia la potenza nominale necessaria a soddisfare quell'ambiente e non gli split interni. Questo perché in pratica, ad esempio, può succedere che ad un motore che ha una potenza termica di 14.000 BTU possono essere abbinate degli split interni anche da 9.000 BTU. Quindi in buona sostanza potremmo trovarci ad acquistare questo motore con due split da 9.000 BTU quando il fabbisogno termico dell'ambiente dei due ambienti è intorno effettivamente ai 9.000 BTU, quindi ad esempio 8.500 e 8.000 BTU, quindi col dimensionamento e con la scelta degli split siamo a posto, però in realtà facendo questo tipo di abbinamento il motore non ha la capacità di poter mandare la potenza di 9.000 e 9.000 BTU per quanto sono gli split, ma una potenza massima di 14.000 BTU. Pertanto in questa scelta e in questo abbinamento il risultato della climatizzazione non sarà certamente ideale. Per essere ancora più concreti in questa cosa, facciamo un esempio pratico in modo tale da dare più strumenti a chi volesse in autonomia cercare di scegliere l'impianto giusto, quindi determinare il fabbisogno termico degli ambienti e valutare con un esempio pratico come seguire questa scelta. Per il nostro esempio abbiamo preso come riferimento 3 ambienti, quindi parliamo dell'impiego di un prodotto trial split, 3 ambienti con 3 superfici diverse, un'altezza uguale di 2,7 metri, per il primo ambiente abbiamo 3 metri di larghezza e 6 metri di profondità, il secondo ambiente di 5 metri per 5, mentre il terzo ambiente è di 4 metri per 4. Abbiamo sviluppato, utilizzando i coefficienti di 321 per il raffreddamento e 367 per il riscaldamento, il calcolo del fabbisogno termico di questi ambienti sia in regime di riscaldamento che in regime di raffreddamento. A questo punto, per determinare la potenza del motore, abbiamo la necessità di sommare la potenza termica necessaria nella fase di riscaldamento dei 3 condizionatori, e dal calcolo otteniamo che abbiamo una necessità di una potenza di 6,34 kW per quanto riguarda il regime di riscaldamento, mentre abbiamo la necessità di una potenza di 5,54 kW per quanto riguarda il regime di raffreddamento. In entrambi i casi facciamo un riferimento alla potenza nominale, ovvero la potenza che nell'ambiente è necessaria in maniera standard. La potenza potrà essere necessaria in quantità superiore o inferiore a secondo delle esigenze dell'ambiente per il determinato periodo. La determinazione dell'impianto, quindi del motore da scegliere, dovrà essere eseguita facendo riferimento alla potenza nominale necessaria. In questo caso ci stiamo riferendo a delle macchine esterne della Mitsubishi Electric sulle quali è possibile montare più split. In considerazione della potenza che abbiamo visto precedentemente, ovvero dei 6,34 kW per il caldo e 5,54 per il freddo, possiamo stabilire che la macchina
quindi il motore da scegliere può essere questo, in quanto in regime di raffreddamento abbiamo una potenza nominale che è di 5,4 kW, mentre in regime di riscaldamento la potenza nominale è leggermente superiore, come dovrebbe essere normalmente, che è di 7 kW. Prima di analizzare ora gli split che dovremmo abbinare, è importante fare una spiegazione riguardo alla potenza nominale. Ovvero queste macchine, questi modelli, trattandosi ovviamente oramai tutti i condizionatori di modelli inverter, hanno una potenza modulare, ovvero hanno una potenza minima di funzionamento che in questo caso è di 2,9 kW, una potenza nominale, quindi è la base di funzionamento standard del condizionatore che è di 5,4 kW, ed una potenza massima che è di 6,8 kW. Ciò vuol dire che in funzione della scelta che abbiamo fatto relativa alla potenza di 5,4 kW sulla nominale, quando in questo caso ne abbiamo bisogno di 5,54, va anche bene, in quanto nel momento in cui ci sarà questa necessità di potenza, il condizionatore potrà funzionare con una potenza superiore, quindi leggermente oltre al nominale, quindi può arrivare fino a 6,8 kW. Pertanto la scelta di questo modello è ottimale per l'ambiente. Possiamo notare come invece nel regime di riscaldamento, in questo caso, questa macchina è altamente performante, ovvero ha una potenza nominale di 7 kW, una minima di 2,6 kW ed una potenza massima di ben 9 kW. Per quanto riguarda l'abbinamento da fare a questo motore, allora, per quanto riguarda l'abbinamento degli split interni, possiamo scegliere tra tutta la gamma a disposizione abbinabile che possiamo trovare in questa tabella. In questo caso ci riferiamo alla serie MSZ-AP, della quale serie è abbinabile sia la linea 15, quindi è abbinabile sia il modello 15, il 20 e il 25. Se andiamo sui modelli, quindi il 15, il 20 e il 25, possiamo stabilire per l'ambiente più piccolo, che è questo, abbiamo necessità di una potenza di 1,5 e di 1,72 per il caldo, quindi verificando sul nominale abbiamo 1,5 per il freddo e 1,7 per il caldo, quindi va bene questa macchina qua, è correttamente dimensionata. Per questo primo ambiente necessitiamo di 1,93 e 1,69, quindi va bene questo modello AP20, in quanto il nominale è leggermente superiore al calcolo che abbiamo fatto, mentre per il terzo ambiente, il più grande, la necessità è di 2,35 per il freddo e 2,69 per il caldo. Quindi 2,35 abbiamo un nominale di 2,5, quindi è un nominale leggermente superiore, va benissimo, e per quanto riguarda il caldo anche questo è leggermente superiore, quindi va anch'esso benissimo. A questo punto, seguendo questo schema, saremo in grado di determinare sia la potenza termica necessaria per raffreddare o riscaldare un ambiente, e quindi sviluppare i kilowatt necessari, e stabilire effettivamente il motore esterno da dover installare e gli equivalenti split da posizionare all'interno di un ambiente. Per terminare facciamo un'ulteriore considerazione sull'impianto che abbiamo scelto, ovvero abbiamo fatto un abbinamento di un motore esterno con i 3 split interni, considerando che tutte e 3 dovessero funzionare in contemporanea. Qualora invece ci dovessimo trovare una condizione sempre di installare eventualmente 3 split, di cui il funzionamento contemporaneo potrebbe essere magari soltanto di 2, a quel punto potremmo fare delle valutazioni differenti sulla potenza del motore esterno.